Ciao hackerine e hackerini. Spero mi sentiate. Sì, ok, a posto. E... Però adesso devo switchare musica. Nulla contro Meliodas, però ho paura del copyright. Terribilmente paura del copyright. Quindi vado a tentativi. Prima lo metto solo all'inizio, così in caso c'è il copyright non fa niente. Poi lo metto anche ai pezzi parlati. Se riuscirò a prendere la playlist giusta. Riuscirò? Quanto pare no. Perché mai Spotify? Perché ho sempre problemi? Ce l'ho fatta. Eccola qua. Eccola qua. Ok, eccola qua. Troppo gentile per l'omaggio musicale. Vabbè, era bello. Poi ti sei impegnato. Io non ti dicevo di farla subito comunque la canzone, eh. Potevi farlo quando avevi tempo. Figurati. E allora. Allora. Comunque molto bella, devo dire. Però hai fatto la versione breve. Non hai fatto una versione estesa, no? Perché comunque era abbastanza corta. Ci tenevi a portare a termine il compito. Va bene. No, no, però l'hai portata a termine molto, in maniera molto buona, devo dire. Ottimo. Cinnamon Sec approved. Dovrò fare uno sticker tipo con me così. Sono riuscita a fare solo la parte iniziale perché la versione completa richiedeva più tempo e non so quando sarei riuscita a finire. Infatti è più lunga, no? Forse sono tipo 2 minuti, non lo so. O 3, boh, non lo so. Però sì, è più lunga. Vabbè, ma fai quando puoi, cioè non è che mo devi... Non è un lavoro, cioè io scherzavo, dicevo quando avrai tempo la farai, no? Non volevo metterti tutta questa pressione. Però, visto che avevi l'alberello di Natale, proprio per quello mancano 35 giorni a Natale, cioè poco più di un mese. Ah, 4-5 minuti, ok, non lo sapevo, non ci ho mai fatto caso. Io l'ascolto e basta. Il Natale dietro l'angolo. Alla fine sì, non manca tantissimo, eh. Infatti si deve iniziare ad addobbare. O voi siete tradizionalisti e quindi addobbate dopo l'8? Io l'anno scorso a quest'ora avevo già fatto l'alberello perché ho un alberello piccolo e quindi faccio quello solitamente. E l'anno scorso, tipo, sì, penso che verso metà novembre l'avevo fatto. Ciao Calavera! Verso metà novembre avevo fatto l'alberello con tutti gli addobbi, tipo gnometti, Babbo Natalini ovunque. Però quest'anno ho ancora la zucchetta di Halloween. Ho una zucchetta piccola. Io per ogni evento ho qualcosa di piccolino da mettere da qualche parte. E per Halloween ho solo una zucchettina piccolina e la metto su un tavolino.
Io ormai lascio l'albero sempre lì, spengo semplicemente le luci. Vabbè, devo dire che è una bella iniziativa, dai. Pensavo che volessi mettere in loop quel pezzo ad inizio live, oppure volevi mettere in loop nelle playlist. Allora, inizialmente avevo pensato di mettere in loop solo quella, però ho detto forse non è il caso perché, cioè, magari poi le persone si scocciano, non lo so. E quindi ho scaricato dal tuo YouTube varie canzoni e ho fatto ripetere quelle. Ora forse non si sono sentite tutte perché io ne ho scaricate. Aspetta che te lo dico. Ho fatto proprio una cartella proprio per te e ne ho scaricate 8 perché ero un po' di fretta in realtà. Ero al lavoro, sono tornata, le ho scaricate, quindi ho detto vabbè, 8 secondo me ci sta. E ho scaricato solo canzoni che non avevano voci vere o robe che potevano andare contro il copyright. E quindi ho scaricato quelle e ho detto vabbè, per questa volta metto queste. Poi vediamo, magari la prossima volta metto solo in the pool a ripetizione perché è troppo bella. Cioè, veramente io mi fisso così, mi fisso ai momenti, esce il film, lo guardo e mi fisso e ascolto le canzoni a ripetizione. Quindi era successo anche, non mi ricordo quale anime o film avevo visto e sentivo a ripetizione quelle canzoni, fino a uscire pazza. E, e quindi adesso questo è il momento di Chainsaw Man. Però insomma, può essere che la prossima volta metterò a ripetizione solo quello. Il problema del mix di quei pezzi è che hanno livelli di volume e suoni di piano diversi, quindi andrebbero un po' normalizzati i livelli nel caso per renderlo un po' più omogeneo. Ci posso lavorare. Ci posso lavorare, però oggi avevo poco tempo. Però sì, si potrebbe fare. Non so bene come, non sono proprio una specialista in queste cose, però ci posso provare e vedere se la prossima volta riesco a fare una roba più decente. Dato il tuo feedback, non decente perché è brutta, ma perché, come dici tu, magari i livelli sono diversi e quindi magari una si sente più alta, una più bassa. Non lo so, non lo so. Ascolterò di nuovo l'intro di questa live e vedo che cosa succede. Però, insomma, andiamo alle notizie. Ehm, Ieri, come avrete visto, molti servizi non funzionavano. Guarda, io ti capisco benissimo con il discorso dei pezzi che ossessionano. A me il momento mi sta continuando a girare nella testa giorno e notte la opening di Full Metal Alchemist Brotherhood. Anche se non è proprio recente. Infatti non è proprio recente. Però ti dirò, io non ho visto Brotherhood, ma ho visto l'altro di Full Metal Alchemist. Quindi non so bene a quale... Ah no, vabbè, forse l'avevi fatta. Ho visto che ne... No, 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 era un'altra. Era un'altra. Però sì, forse dovrei vedere anche Brotherhood. Prima o poi, non lo so. Per fortuna la mia azienda non usa Cloudflare, cioè l'azienda per cui lavoro, non la mia. Anche io faccio sempre ehm, dico sempre questo dettaglio. Quando dico la mia azienda, poi dico, cioè non la mia, quella per cui lavoro. Perché no? Si deve fare attenzione, no? Poi uno pensa che hai un'azienda. Sì, sì, sì. E quindi anch'io faccio attenzione a specificare sta roba. Però sì, ieri Cloudflare ha avuto un'interruzione e molti servizi non funzionavano, tipo ChatGPT dava un errore, una pagina di errore, anche Cloudflare, e a quanto pare è stato un errore interno. Non è come dicevo io che ieri mi sono divertita a fare
il post dicendo che che era solo per invidia perché dopo AWS ed Azure adesso Cloudflare era invidioso e quindi voleva voleva anche lui avere un'interruzione. A quanto pare non è stata come dicevo io. E immagina quelli che stavano facendo un esame universitario sperando nell'aiuto di ChatGPT. Esatto, io stavo scrivendo un report e solitamente mi faccio correggere la grammatica, diciamo, no? La scrivo un po' a caso, togliendo ovviamente dati sensibili, magari rischi e raccomandazioni che comunque non hanno dati sensibili, e me le faccio riscrivere. In quel momento non ho potuto più scrivere il report. Cioè, l'ho scritto, però le correzioni le ho fatte dopo. Non l'ho fatta ancora, l'opening di Full Metal Alchemist, ma se non la tolgo dalla testa al più presto la dovrò fare per una sorta di liberazione. Sì, la devi fare. Io gli stavo chiedendo fammi questo jQuery in JS e niente. Ormai mi ero abituato. Ieri ti ho pensato per il discorso del cloud. Vedi, vedi. Però insomma, non era come dicevo io che per Nvidia non è stato neanche un attacco, ma è stato un errore tecnico interno. Eh, Addirittura Cloudflare ha fatto un articolo in cui spiega cosa è successo. Questo è super da apprezzare. Ci dici sia partito tutto dalla Svizzera in realtà? No, no, non è vero. Ed è molto da apprezzare perché hanno spiegato veramente nel dettaglio cosa è successo, come hanno sistemato, eccetera, cosa che non tutte le aziende lo fanno. Però insomma, cosa è successo? Praticamente il problema è stato un cambio di permessi, cioè quello che tu puoi o non puoi fare, no? Solitamente gli utenti in dei sistemi hanno dei permessi e a quanto pare è stato cambiato un permesso di un utente automatico ehm, del sistema. Allora, scusate, vi devo dire prima cos'è Cloudflare, magari. Praticamente è un sistema che sta in mezzo a sito web e server e questo viene utilizzato sia per restituire delle copie più velocemente perché fanno da cache, quindi sono tipo dei servizi che invece di andare a chiedere sempre la pagina web al server si mette in mezzo e se ce l'ha te la dà più velocemente, così appunto da alleggerire il server, ma è anche utilizzato come sistema per bloccare gli attacchi informatici, tipo il denial of service, no? Quando ti mandano tantissime richieste al server. Se vede che vengono mandate tantissime richieste in un breve periodo, ti blocca. E questo sistema, questo appunto, tra questi sistemi di sicurezza c'è anche quello che si chiama manager, diciamo. E management manager, non so, bot management probabilmente. E praticamente cosa succede? Questo bot management serve a distinguere il traffico umano legittimo, cioè tipo io che guardo un sito web, o voi semplicemente, da i bot. I bot cosa sono? Sono, diciamo, utenti finti che vanno a vedere la pagina e magari con i bot si può anche creare un attacco denial of service. Quindi cosa succede? Questo bot management va a bloccare appunto questi bot, questi utenti fittizi che vengono fatti per attaccare o per causare danni, insomma. Cosa è successo? Uno sviluppatore, qualcuno di Cloudflare, ha praticamente cambiato i permessi del sistema che di un database che viene utilizzato con questo bot management, perché non è un solo problema, ma è una catena che è venuta a scatenarsi con questo permesso. Praticamente cosa succede?
Povero Cristo sarà stato messo alla gogna. Non lo so, non lo so. Però sì, praticamente c'è questo database che praticamente ve ne ho sempre parlato. Il database è come un archivio dove i server inseriscono dati per tipo username, password o dati tipo Amazon. Amazon avrà un database per i prodotti, per esempio, cose così. E uno di questi database, che comunque è molto specifico, non è una roba normale, si chiama ClickHouse. Ed è un archivio, un database enorme che viene utilizzato appunto da Cloudflare per memorizzare, analizzare informazioni sul traffico, appunto, sulle richieste, no, che vengono fatte. E praticamente cosa succede? Questo bot management utilizza un utente automatico che avrà dei permessi per fare certe azioni. Loro cosa hanno fatto? Se c'è ve lo faccio anche. Ok. Cosa hanno fatto? Questo utente praticamente va a fare delle query a questo database. Le query sono semplicemente delle richieste, come ad esempio questo, no? Si va a prendere nome e tipo di qualcosa, ma non ci interessa così nel dettaglio. Però cosa succede? Per fare questo loro hanno un utente automatizzato che va a fare delle query per prendere dei dettagli che servirà poi a creare delle liste di regole per appunto questi bot management, perché loro utilizzano delle regole per capire se il traffico è legittimo oppure se è un bot. E praticamente cosa è successo? Loro, con questo utente, creano questa lista di regole, che sarà un file, e questa lista di regole viene dato ad un altro sistema, che chiamiamolo il cervello, dai. Questo qui è il cervello che appunto si occupa di stradare tutto il traffico, basandosi sulle regole che vengono create prima. E cosa succede? Però questo cervello ha dei limiti della grandezza del file. Ora non so benissimo, diciamo che ha dei specifici limiti. Cambiando il permesso a questi utenti, per alcune ragioni, loro l'hanno detto per estendere alcuni permessi, per alcune ragioni, loro hanno fatto in modo che questa query avesse dei duplicati e quindi si è creato un file gigantesco che poi mandandolo a questo cervello, il cervello aveva un limite ed è esploso perché ha trovato un file troppo gigante e non era permesso e quindi è andato oltre i limiti e quindi si è distrutto tutto. Praticamente è successo questo. Quindi da un permesso si è creato poi un file gigante tramite queste query e ha distrutto tutto perché comunque c'erano dei limiti di file, della grandezza di file. Praticamente questo. Praticamente perché praticamente la funzione che andava a vedere, no? Questa funzione praticamente cosa faceva? Ehm, perché loro hanno praticamente praticamente la funzione che prima perché loro hanno praticamente due database. Uno che viene uno originale con i dati originali, quindi sarà proprio gigante, che loro chiamano R0, vabbè, e uno invece che chiamano default che ha i dati sistemati, quindi senza duplicati e senza alcune cose. Il permesso iniziale aveva accesso solo a questo default e quindi andava tutto bene. Loro poi hanno esteso questi permessi e estendendoli l'utente automatizzato di questo bot management ha avuto accesso anche allo R0 database ed eseguendo questa query che loro non hanno cambiato, è sempre la stessa query, siccome non si specifica il database, cioè qui non è definito che devono prendere i dati dal database default, questa query, questa richiesta al database andrà a prendere sia i dati di default e sia i dati di R0 e quindi si avrà una duplicazione dei dati.
E quindi questo ha creato un file gigante, perché poi queste cose sono state scritte, vengono scritte in un file e questo file viene mandato a questo cervello, che non ricordo ora il nome esattamente. Uh, no. Ah, Core Proxy. Eh, che aveva appunto il limite di questo file e quindi avendo avuto poi un file gigantesco si è bloccato e ha smesso di stradare il traffico. Praticamente è successo questo. Ciao Only Pizzetta. Puliti. Eh, 01 Oh, c'è un po' di video in questo praticamente. C'è un po' di video, sì. Ora sarebbe facile fare la battuta, è proprio vero. Quando si dice le dimensioni dei file contano, ma non la farò per evitare di essere banale. Ciao Shangri! E quindi insomma, non riuscendo più a instradare il traffico, molti sistemi che utilizzavano appunto Cloudflare ehm, e utilizzavano appunto questo sistema non funzionavano più. Ah, su YouTube non sto condividendo lo schermo? Ah, attenzione, ho un problema. No, sì, c'è. Voi da YouTube lo vedete? Vedete il mio schermo? Ma molte cose usano Cloudflare. Sì, infatti per questo tantissime cose poi non funzionavano, perché appunto si basavano su questi servizi. E infatti poi i servizi che non funzionavano praticamente erano questi. Ah, può essere che da YouTube lo vedete in ritardo, mi dispiace, non so cosa sia successo sinceramente. Sì. Penso che da YouTube lo vedete in ritardo, forse adesso vedete... Cosa vedete da YouTube? Scusate. Mi stanno dicendo che da YouTube non si vede bene. Sto condividendo Discord. Ma non vedete la pagina della notizia? Venite qui su Twitch. Ma è strano perché io utilizzo un sistema per metterlo in tutti e due i canali, quindi non capisco cosa sta succedendo. Vediamo, lo sto facendo così. No, però io l'ho aperto adesso e...
Ah, da YouTube vedi la stessa cosa qui. Non ci sono differenti, stanno trollando su YouTube, si vede malissimo. Vabbè, adesso sì, ok. Va bene. Vabbè, è importante, eh. No, no, non è un troll, no, no, non ti preoccupare. Allora, è praticamente, tornando a Cloudflare, ehm, e praticamente è successo questo. Eh, insomma, e comunque è stato, io l'ho apprezzato molto che hanno comunque pubblicato direttamente loro cos'era successo, dando anche dettagli, eh. Ehm, sì, visita sito. Vi ho messo anche nel canale Discord lo stesso link se volete andarvelo a leggere, ma comunque poi troverete tutti i link nella descrizione di questo video poi. Però insomma hanno scritto tutti i dettagli, quindi non è una roba che fanno tutti, ecco. Solitamente si cerca di nascondere un po', no? Anzi, all'inizio avevano pensato che fosse un attacco DOS di DOS, perché la pagina le pagine di Cloudflare andava prima un po' giù, un po' poi tornava su e quindi sembrava un attacco di DOS. Però poi hanno capito che non era questo. E quindi questo. Ehm, altra notizia di cui magari avete sentito parlare. Solo che non ce le ho ordinate oggi. Oggi non ce le ho ordinate, quindi le devo cercare. Ah no, eccolo qua. Era ordinato, era ordinato. E praticamente, vabbè, non sei riuscito a seguire qual è stato il problema di Cloudflare. Praticamente lo puoi guardare dall'inizio, però praticamente si è cambiato un permesso e questo ha fatto creare un file gigantesco utilizzando una query del database. Dopo ti passo gli appunti. E questo file gigantesco non era permesso da un altro sistema che aveva dei limiti con la grandezza del file e quindi è esploso tutto. Super riassunto di cosa è successo. Altra notizia, intern licenziato. Spero di no, poverino, dai, un errore può capitare. Per colpa di un cristiano, esatto. Esatto. Vabbè, insomma, spesso così, no? Cioè che l'errore è sempre dell'umano. Cioè non ricordo di altri sistemi. Boh, ora non lo so se c'erano altri interruzioni di servizio da parte di... Ho buttato giù Cloudflare. Ops. Scusate, non lo farò più. Però altra notizia da oggi, che poi guardate che incredibile, come si dice, casualità, no? Proprio oggi si attiva il filtro anti-spoofing anche per le chiamate ehm, da numeri mobili. Breaking news, notizie non ordinate, oggi regna il caos anche se in Amone umana. Allora, fino a un certo punto sono ordinate in realtà, però poi ho aggiunto questa dell'anti-spoofing, di questo filtro, e quella di Cloudflare, che comunque è successa ieri. E quindi mi scocciava andare a mettere di nuovo tutte le notizie, no? Perché, cioè, non potevo cancellare i messaggi e rimetterli di nuovo. E, e quindi ho detto, vabbè, anti-spoofing. No, no, lo spiego adesso, lo spiego. Ciao, 132 Marco, 123. Mi piacciono un sacco i vostri nomi comunque. Che poi potevo dire Marco, però ci tenevo a dire questo nome. E, praticamente,
cosa succede? Lo spoofing in generale è il mascheramento del numero reale con uno falso, cioè quando vi chiamano, voi vedete il numero della persona o un numero comunque di qualcuno che vi sta chiamando e si può, con lo spoofing appunto, che è un attacco, si può cambiare questo numero. Non vi spiego nel dettaglio cosa, perché, come funziona, perché comunque sto facendo un video su questo, quindi spoiler. Quindi in caso, se volete saperlo, andate a vedere il video quando uscirà. E praticamente cosa succede? L'Agicom, che non ricordo mai cosa significa, autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ok, questo qui. Ok, non c'era scritto qui. Ok. Ah, aspetta. Sì, c'era scritto qui. Io sono andata a cercarla addirittura. Vabbè. E praticamente da quest'anno ha fatto partire dei filtri sia per le chiamate su numero fisso, quindi il numero fisso, e sia su chiamate su numero mobile, quindi il telefonino, smartphone, come volete. E questo è stato fatto in 2 fasi. Ad agosto 2025, cioè di quest'anno, è stato attuato il filtro per le chiamate falsificate, appunto, che utilizzavano lo spoofing per i numeri fissi italiani. Invece adesso, il 19 novembre, cioè oggi, questo filtro è stato attuato anche per i numeri di cellulari, appunto italiani sempre. Qual è il problema? Il problema è che se una chiamata parte da un paese straniero, quindi non l'Italia, come spesso succede, ma sul vostro display vedete invece un numero normale italiano, questo è un problema, perché chiaramente voi vedete il numero italiano e dite, vabbè, è italiano, sarà magari qualcuno, sarà qualcuno dell'Italia, magari qualcuno che conosco, che mi chiama. Però in realtà è, non dico semplicissimo, ma quasi, cambiare questo numero, proprio per come è fatto questo protocollo. E quindi c'è questa attuazione. E c'è questa attuazione di questo meccanismo che appunto è stato fatto in 2 fasi, però succede che partono da estero. Sì, esatto. Basta cambiare, no, il numero e voi vedete che è italiano, però in realtà magari vi chiama qualcuno, non lo so, non lo so, da qualche paese estero. E cosa succede? Con questi filtri, allora voi dovete sapere che quando vi arriva una chiamata, quando vi arriva una chiamata, praticamente abbiamo ricevuto il suo curriculum. Tipo io da San Marino. Sì. Sì, quella del curriculum è stata molto famosa, diciamo, come truffa, diciamo. Ehm, Però oggi ne ho letta un'altra, non so se farò in tempo a parlarne, anche perché non l'ho letta benissimo, però un'altra truffa. Vabbè, insomma. Ehm, Praticamente cosa succede? Quando voi ricevete una chiamata, la vostra chiamata passa dagli operatori che voi avete e l'operatore la passa poi ad altri sistemi, non voglio andare troppo nel complesso, che faranno arrivare la chiamata al destinatario. Questo è molto semplificato come funziona una chiamata. Quando una chiamata viene generata da un gestore telefonico estero, la chiamata arriva alla rete italiana con un identificativo del chiamante, appunto il numero che vedete. Però in teoria, senza falsificarlo, avrà l'identificativo, quindi questo numero sarà appunto dell'estero.
Se invece viene cambiato, l'operatore vedrà che appunto il numero è diverso, è quello italiano. Quindi cosa fa questo filtro? Va a vedere se il numero che sta chiamando è legittimo. Prima di tutto, allora, qui c'è una differenza perché il filtro per i numeri fissi è diverso da quello dei mobile, proprio perché il mobile è un po' più complesso, perché il mobile potresti trovarti all'estero semplicemente. Quindi cosa succede? Ciao Alex, sì, è stata la prima notizia che ho parlato di Cloudflare. Sì, 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 abbiamo visto un po' come perché si è interrotto, molto interessante. Quindi, l'operatore va a vedere se il numero fisso è legato ad una posizione in Italia. Siccome è un numero fisso, lo puoi fare perché semplicemente il numero fisso non si può portare all'estero, no? Quindi questo è un po' più semplice, vanno semplicemente a vedere se quel numero che arriva da una rete estera, perché comunque loro lo vedono da dove arriva, sì, perché effettivamente l'operatore vede da dove arriva la chiamata. Quindi se vede che questo numero arriva da un operatore estero, perché comunque tutti gli operatori si collegano, anche quelli estero, quindi quello estero da dove che parte, da cui parte la chiamata, la manderà all'operatore italiano per poi mandarla a me, per esempio. E se quindi l'operatore italiano vede che la chiamata arriva da una rete estera, ma ha un numero italiano, quindi col prefisso italiano, no? Il più 39, viene considerata spoofing e viene bloccata. E questo diciamo è per il fisso, perché comunque tu sai che un numero fisso sta in Italia, se tu vedi che questo numero italiano arriva dall'estero, dici c'è qualcosa qui che non funziona molto bene. Il problema arriva con i numeri mobile, cioè il telefono, il telefonino. Perché comunque col telefonino in realtà te lo puoi portare ovunque, vai a fare un viaggio e ti trovi all'estero. Ed è per questo che appunto sono state fatte due fasi, proprio perché questa fase del mobile è un po' più complessa. Ehm, Anche qui è sempre la stessa cosa, vi chiama qualcuno dall'estero e voi vedete il numero italiano. E il problema qui è che appunto voi potete stare all'estero e stare in roaming. Il roaming significa semplicemente che voi siete all'estero e con il vostro numero italiano vi connettete ad un operatore di quel paese. Per esempio, se io vado in Francia, mi collegherò tramite il roaming, ovviamente, ad un operatore francese che collabora, che ha che è collegato all'operatore italiano del mio numero praticamente. E, e qui quindi non solo vanno a vedere, quindi qui si devono vedere un po' di cose. Perché prima di tutto, se ti arriva una chiamata dall'estero, tu verifichi che effettivamente questo numero sta in roaming e su una rete estera, perché appunto lo puoi fare, tu puoi contattare l'operatore estero e sai che è in roaming. Se invece non è in roaming e la chiamata arriva da un percorso estero, quindi mi arriva dall'estero, viene bloccata. Questo è un po' il riassunto. Questo ovviamente però ha dei limiti, non è la soluzione a tutti i mali, perché chiaramente questo blocca solo le chiamate dall'estero. Quindi se c'è un call center che è in Italia, che magari utilizza tecniche cioè vi chiama e vi vuole far fare un contratto, chiaramente non è bloccato perché viene dall'Italia. E, e poi ci sono altre cose, però vabbè. Diciamo, oggi pensavo a cose, cioè teoricamente se io so che
un numero sta in roaming, allora lo posso utilizzare, però è super complicato, no? Perché tu devi sapere che sta in roaming e in più devi trovarti nello stesso paese della persona della scheda che sta in roaming, cioè è folle. E ovviamente anche perché solitamente chi fa queste truffe sono truffe che vengono fatte a tantissime persone e si cerca il modo più semplice. Quindi andarsi a fare tutti sti giri non penso che lo faranno, anche perché anche, cioè, se io sono un'azienda che vuole truffare, magari mi trovo in qualche paese estero, sapendo che ci sono questi filtri, potrei comprarmi una SIM italiana, però cioè quanto mi costa se poi voglio farlo a milioni di persone? Cioè, ovviamente, e chiaramente non si può fare. Però insomma, dai, io sono fiduciosa in questo filtro e vediamo. Vediamo se c'è troppo impegno e non conviene a chi cerca di truffare. Esatto, perché cioè loro comunque cercano di fare una roba veloce e attaccare più persone possibili. Quindi voglio dire, non è che puoi andare a fare tutta sta cosa, comprarti schede, eccetera, no? Quindi, secondo me, questo filtro non è proprio così terribile, dai. Almeno, poi non sono espertissima in questi protocolli. Chiaramente ci sono dei protocolli, si potrebbe fare meglio, eccetera. Mm, però ovviamente dovresti andare a cambiare molte più cose e non so quanto sia effettivamente possibile in poco tempo. E chiaramente, come dico sempre, è sempre questione di consapevolezza, no? Perché io persona, comunque, se sono consapevole e conosco anche alcune truffe, le riconosco o conosco almeno i campanelli d'allarme, no? Li riconosco e cerco di fare attenzione. Chiaramente poi può succedere ehm, che uno ci può andare, cioè non se ne accorge, per carità. Però se non si ci istruisce, poi, insomma, succedono anche queste. Ehm, E a quanto pare, non lo so, Agicom dice che per l'intero mese di settembre 2025 su un totale di più di 1 miliardo e 400 milioni di chiamate da appunto operatori internazionali verso l'Italia, il blocco ha comportato il filtraggio di circa 20 milioni di chiamate, quindi l'1,37% del traffico. Boh, va bene, cioè non lo so, adesso diciamo questi dati sono dati dall'Agicom stesso, quindi insomma, però ci fidiamo. E insomma è questo, oggi parte la fase 2, quindi viene attuato il filtro anche per i mobile, vedremo come va, insomma. E dov'è? E ora sono ordinate e sono giuste. E praticamente c'è stata un'altra notizia, c'è stata una vulnerabilità zero day. La vulnerabilità zero day è quella che è una vulnerabilità che viene trovata di cui che non conosce nemmeno chi fa il prodotto. In questo caso Fortinet, che è appunto l'azienda che ehm, crea dei sistemi anche di difesa, esatto, di cyber security, e non sapeva che c'era questa vulnerabilità, perché ovviamente è uno zero day, i zero day vengono trovati da ricercatori, da hackerini cattivi o da aziende stesse. E solitamente le aziende che trovano, cioè un ricercatore o anche ethical hacker comunque, ethical hackerini, scusate,
comunicano la vulnerabilità che è stata trovata appunto all'azienda del prodotto e poi si cerca di sistemarla, eccetera. Se invece la trova un hackerino cattivo, insomma, la può utilizzare e continuare gli attacchi. In questo caso è molto interessante questo attacco. Praticamente pare sia stato trovata questa vulnerabilità nel WAF di Fortiweb. Sì, di Fortinet. Fortinet. E il WAF non è altro che una appunto soluzione di sicurezza che protegge le applicazioni web. Praticamente si mette prima del server e blocca alcuni attacchi più noti, come ad esempio il cross scripting, no? Che è appunto l'esecuzione di codice, JavaScript. Oppure l'SQL injection, alcuni per esempio, cioè vai a iniettare codice nel database per prendere dati che non dovresti vedere. Quindi insomma questi sistemi si mettono prima del server e cercano di bloccare alcune vulnerabilità note, alcuni attacchi. E in questo caso pare che questo WAF, che appunto si chiama FortiWeb WAF, che poi è Web Application Firewall, se ve lo stavate chiedendo, praticamente utilizza un path traversal che permette di creare degli utenti admin. Il path traversal è una vulnerabilità in cui praticamente si permette ad un hackerino di accedere a file che non dovresti vedere. Praticamente come funziona? Mi cerco un esempio più semplice. Sì, va bene questo. Praticamente cosa succede? Se voi avete un sito in questo modo, no? Dove per esempio andate a vedere, c'è una pagina in cui voi potete vedere, per esempio, un report. Adesso non ci interessa che report, diciamo un documento. Diciamo che voi avete, per esempio, avete questa pagina in cui potete caricare il vostro curriculum e poi potete vedere il curriculum. E diciamo che per vedere il curriculum viene fatta una richiesta del genere, dove c'è il nome del vostro curriculum qui, dopo file. Cosa succede? Con un path traversal voi potete utilizzare questa sintassi, questo punto slash, per andare indietro con le cartelle. Cosa succede? Questa è la classica sintassi di un sistema Linux, ma anche Windows, diciamo, dove si navigano le cartelle andando indietro. Cioè, voi, per esempio, adesso dico Linux, però è molto simile anche su Windows, a volte i sistemi... sì, di navigazione con i director, esatto, dei file, sì, bravo, Olli Pizzetta. Quindi cosa succede? Voi potreste fare un comando del tipo cd cartella e vi porta direttamente alla cartella, ovviamente dovete mettere il percorso della cartella, oppure potete, se io mi trovo in cartella documenti, se faccio cd punto punto vado alla cartella dell'home page, praticamente è questo. Quindi il path traversal ci permette di navigare il sistema, quindi tipo Linux, Windows, utilizzando una sintassi del genere, quindi questi punto slash, tornando indietro. Perché ogni punto slash torna indietro di un livello. Quindi se io mi trovo in documenti, punto slash torna, non lo so, nell'home, diciamo, punto slash va prima dell'home. Quindi due punto slash tornano a utenti, non lo so adesso in Windows, non mi ricordo quale, credo che sia C, user, name, cioè il tuo nome e poi documenti. Quindi per esempio se io faccio, mi trovo in documenti, faccio punto slash, mi troverò poi nel mio nome, punto slash, mi trovo agli utenti, per dirvi. E praticamente cosa è successo?
utilizzando un file, ecco qui, questa richiesta, sono stati in grado di creare un utente admin. Mi sa forse c'era anche un video. Sì. Vediamo il video. Ecco, loro sono qui. Vedete, sono nella pagina. Ah, C, user, nome, home e documento. Ah, c'è l'home prima, ok. Mi dimentico. Loro sono, adesso sono nella home page del WAF, cercano di loggarsi con un utente che vogliono creare e ovviamente non esiste. Poi che fanno? Mandano questa richiesta e magicamente l'utente esiste. Quindi, insomma, molto interessante. Ora non so bene cosa fa questo file. Vediamo. Ah, ok. Perché c'è questo eseguibile che praticamente va a vedere se la sintassi dell'utente qui è soltanto corretta. Se è corretta, tu puoi impersonificare questo utente, quindi l'admin. E in più ti crea un nuovo admin. E quindi col path traversal, appunto, noi arriviamo, cioè loro, è un'azienda che l'ha trovato, si chiama Diffused. E praticamente loro si trovano ad admin, fanno questo path traversal, quindi tornano indietro, fino ad arrivare a CG bin la cartella e poi hanno questo eseguibile che gli permette di creare il nuovo utente. Ed è incredibile questa cosa, bellissima. E qui molti hanno detto che il problema non è solo l'eseguibile o il problema in sé che hanno creato l'utente, ma che queste pagine web di amministrazione erano esposte su internet. Solitamente le pagine di amministrazione non dovrebbero essere esposte, proprio per una sicurezza maggiore. Però è molto facile che siano esposte, anche perché magari, anche con la cosa che magari si lavora da casa, che ne so, se devi accederci e sei a casa, è più facile che ci accedi direttamente da internet, invece magari di creare una VPN, creare un sistema più protetto, no? E quindi è molto facile che siano esposte. E insomma, ovviamente questo è molto più articolato come attacco, non è un semplice utilizziamo password admin e username admin, è molto più complesso, però insomma fa riflettere che questi sistemi, queste pagine di amministrazione non dovrebbero essere esposte. E quindi insomma credo abbiano sistemato. Sì, hanno sistemato e dicono di appunto aggiornare. Però molto bella come attacco. E poi, altra notizia, no, non sto molto su questo, però è molto interessante, che praticamente c'è questo ransomware che si chiama Kraken, che va a valutare in che ambiente si trova. Il ransomware, insomma, è un malware che va a cifrare, cioè rendere incomprensibili tutti i dati del vostro computer e serve poi una chiave o un programma di decifratura per riavere i vostri dati e per sbloccarli, insomma, no?
E in questo caso, questo ransomware in cambio di cash, esatto, sì, sì, ovviamente dovete pagare, non è che ve la danno gratis, solitamente vi danno solitamente trovate un file txt dove vi dicono, vi danno delle istruzioni per poterli contattare sul dark web. E lì li contattate per, diciamo, contrattare anche certe volte e insomma, è anche per pagarli, perché solitamente lì trovate le informazioni per pagarli in cripto, probabilmente. Ehm, c'è, vabbè, insomma, questo è il ransomware. Però la cosa interessante di questo ransomware, questo specifico, è che va a vedere, fa dei test di benchmark sulla macchina. Praticamente va a vedere quali caratteristiche ha il sistema prima di eseguirsi. Quindi dei test di prestazione, ecco, non mi veniva la parola. Per valutare anche quanto effettivamente è veloce il sistema su cui può operare. Quindi, insomma, lui valuta, fa questi test e poi sceglie magari il metodo di crittografia o se deve farlo completo, parziale o altre cose. E questo lo fa perché così da sfuggire agli antivirus, per esempio. Perché cosa succede? Se io ho un antivirus e io vedo che il mio computer sta impazzendo, nel senso che c'è qualcosa che sta facendo troppo lavoro, io mi accorgo che qualcosa non va. Ah, soprattutto se solitamente non fa tutto questo lavoro il mio computer, magari semplicemente apro Chrome o apro qualsiasi browser o utilizzo Excel o roba così, quindi insomma non è un carico troppo pesante, no? Soprattutto per i computer moderni. E insomma, se aprite come me 100.000 finestre su Chrome, forse un po' lo è, però nella maggior parte dei casi non lo fate. E quindi cosa succede? Se lui fa dei test di prestazioni, si adatta al sistema e quindi risulta, non si fa tanto notare. E quindi questo è molto interessante. E oltretutto, però questo è molto comune, dopo che finisce l'attacco, mi ha fatto ridere, vediamo se c'è. Lui ha un sistema per autocancellare le cose che ha fatto, che si chiama... Ah, qui c'è tutta la catena. Insomma, questo è molto comune per tutti i ransomware. Però la cosa simpatica è che... Ah, eccolo. Che dopo che finisce la cifratura, lui utilizza uno script che si chiama byebye.sh. Quindi proprio bye bye. Insomma, io rido per cose un po' stupidelle. Però, insomma, ho fatto ridere. Però è molto interessante questo ransomware. Che sì, ma infatti certe volte sono molto spiritosi, eh? Quindi sono simpatici. Poi, altra notizia di cui si è parlato. Ah, però aspettate, non so se ho... Ah, aspettate perché c'era una novità. Io l'avrei nominato Thank you for your info. Sarebbe stato molto bello. Ehm, Ah, eccola. Ok. Ok, qui allora si è parlato anche di questo. Praticamente pare che ci sia stato un attacco di spionaggio autonomo utilizzando l'intelligenza artificiale, cioè proprio orchestrato dall'intelligenza artificiale che appunto soprattutto utilizzava Anthropic, quindi Claude, il sistema di Anthropic, no? Un po' come ChatGPT, però questa è un'altra azienda ed è un altro modello. Eh,
praticamente cosa succede? La cosa che ha fatto molto notizia è che Anthropic, perché questo è un articolo, sì, di Anthropic stesso, dove praticamente si sono accorti che c'è stato un modello che ha fatto questo attacco praticamente da solo. Dico praticamente perché loro dicono che eh, diciamo, l'aiuto umano stava, mi pare, sul 10-20%. Tutto il restante, ecco, vedete, dice l'AI ha fatto l'80-90% di tutta la campagna, di tutto l'attacco. E, e, e quindi cosa succede? Praticamente è successo così. Il fatto è che, allora, anche un'altra cosa che ha fatto molto notizia è che comunque utilizzando questo attacco si è riusciti a bypassare, quindi andare oltre i limiti che comunque questi sistemi hanno, no? Per esempio, se voi chiedete a ChatGPT fammi questo attacco, lui ti dice, o lei, non lo so, ti dice non posso farlo, bla bla bla, perché appunto ci sono delle limitazioni. Poi è possibile bypassarlo, ci sono vari modi, eccetera, però insomma, nel caso più normale vi dice che non si può fare. E qui la cosa interessante è che appunto eseguendo questo attacco si sono superati questi limiti. E come è andata? Praticamente c'è stata una preparazione iniziale dove appunto c'era l'intervento umano, chiaramente, e sono stati dati al modello i target che si volevano appunto attaccare. In questo caso sono state, credo, delle aziende, mi pare. E poi cosa succede? Vedete qui in questa immagine, praticamente l'umano dà questi obiettivi al modello e il modello poi crea altri piccoli modellini, vedete qui, che fanno poi altre cose. Ehm, questo praticamente Claude, qui il modello non ha creato niente di nuovo, ha utilizzato degli strumenti che ci sono già, che tutti possono utilizzare, che appunto sono chiamati tools, che sono appunto degli strumenti che si possono collegare a questi modelli per esempio fare delle azioni aggiuntive, come ad esempio qui dice cercare il web o fare altre azioni, per esempio anche ci sono anche tool di sicurezza come ad esempio password cracker, cioè quando si vanno a provare a craccare una password, cioè vai a cercare questa password in un modo o nell'altro, cerchi di capire che password è, diciamo, molto spiegato malissimo, però insomma è questo. E va bene, dai, ve lo cerco così magari ve lo spiego in maniera più sensata. Processo di andare a scoprire la password, ecco, lo puoi fare in vari modi. Oppure, per esempio, scanner di rete, no? Dove, per esempio, vai a vedere che cosa ha un certo sito web, un certo server e roba così. Quindi ci sono questi tool che si possono utilizzare, sono anche open source, quindi non si pagano, tutti li possono utilizzare, eccetera. E quindi Claude, cioè, non ha inventato niente, ha utilizzato soltanto questi strumenti che si possono utilizzare. E, e praticamente poi ogni piccolo Claude aveva delle cose da fare. Che ne so, questo avevano le stesse cose, però per esempio qui poi avevano altre cose. Praticamente è stata una catena di piccoli modelli che andavano a fare cose specifiche e questo ha bypassato i controlli che ci sono normalmente per evitare che si facciano cose brutte. Perché questo ha bypassato? Perché loro avevano delle azioni che
prese per sé non erano malevoli. Per esempio, questo qui, il primo, magari aveva soltanto l'azione di creare questi piccoli modellini. E quindi non è un'azione malevola che vai a bloccare, stai solo creando dei modelli. Poi questo modello aveva il compito, per esempio, di utilizzare lo strumento di scansione. E utilizzando dei strumenti, quindi non ti blocca perché tu stai soltanto facendo una scansione. Quindi capite che c'è stata questa catena di piccoli modelli che hanno fatto delle azioni che di per sé non erano così malevoli, che hanno creato tutta la catena e creato tutto l'attacco e quindi hanno bypassato appunto questi controlli. A quanto pare alcuni attacchi ad alcune aziende sono state di successo, alcune no, però la cosa che oggi leggevo è che esperti di sicurezza, non me, alcuni esperti, secondo loro è una bufala. Perché si soffermano sul fatto che prima di tutto Anthropic nel loro articolo qui che dicevano oddio, c'è proprio il full report, quindi se volete leggervelo, poi ve lo linkerò. E non dicono moltissimi dettagli. E poi anche sul fatto che dicono che al momento l'intelligenza artificiale non ha questa capacità di eseguire queste attività molto complesse. Soprattutto di superare, appunto, ecco, lo dice che superano ostacoli che nessun altro riesce a superare. Quindi, insomma, questo articolo è stato molto criticato e quindi, secondo alcuni, è una bufala di marketing. Quindi, insomma, non lo so, ci tenevo a dirvelo. È interessante comunque, cioè, se fosse effettivamente vero, è molto interessante che si sono riusciti a superare queste limitazioni, suddividendo semplicemente. Però, insomma, alcuni esperti dicono che secondo loro non è vero. E altra cosa da notare, se è vero, è un po' preoccupante. Sì, 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 è un po' preoccupante. Sicuramente. Però, insomma, vediamo. E sicuramente, cioè, magari in un futuro un po' lontano ci saranno questi attacchi, cioè, secondo me ci saranno. Però al momento non lo so. Mm, non lo so. Cioè, bisognerebbe analizzare anche gli strumenti che hanno utilizzato. Cioè, si dovrebbe fare un'analisi un po' più profonda che io non ho fatto. Anche per il tempo, diciamo. Però, insomma, è interessante. Vediamo questo full report così velocemente. Velocemente no, perché ci mette 3 anni a caricare. Insomma, ci sono... Però vedete, non ci sono dettagli tecnici. Dicono solo che il ruolo dell'intelligenza artificiale è stato autonomo. Però, insomma, non ci sono molti dettagli tecnici. Cioè, 14 pagine poi è un po' poco per una roba del genere. Dacci anche il tuo parere da esperto. Ma è un report di 2 pagine. Eh sì, 14 pagine infatti, cioè. Non lo so che report è, però a quanto pare hanno fatto e poi hanno fatto l'articolo per sintetizzare il report di 14 pagine. Quindi non lo so. Non lo so, è molto interessante,
Però sì, si dovrebbe capire meglio cosa è successo. Cioè, va bene tutto il grafichetto qui, molto simpatico, molto carino. Però, insomma, se ci fossero più dettagli si potrebbe capire meglio cosa è successo e, e capire anche se appunto è vero oppure no. Però è molto interessante, molto interessante. Ci tenevo a dirlo anche perché ho visto dei... Non ho visto i video, però ho visto delle copertine in cui dicevano attacco ai super... l'intelligenza artificiale ha fatto un attacco super automatizzato. Sì, va bene, ma un po' meno enfasi, cioè... perché insomma, cioè, sarebbe da capire. Però, insomma, non ho visto quei video, ho visto solo le copertine. No? Io mi fermo alle copertine a volte. Però, insomma, è interessante, interessante. E questo è lo stesso, insomma, avevo preso un po' di articoli perché dicono un po' di cose diverse, poi vediamo quale vi metto. Poi, altra notizia interessante anche qui. Questa mi ha fatto anche un po' ridere a volte. Mi ha fatto un po' ridere. Vi spiegherò perché. E... Allora, praticamente qui c'è stato un worm. Praticamente il worm è un malware. Worm. È praticamente un malware che si replica e si diffonde da solo. Praticamente questo è molto utilizzato soprattutto nelle aziende, no? Perché se tu riesci ad infettare un computer di un'azienda, poi questo worm riesce a replicarsi da solo e infettare tutti i computer di quell'azienda. E questo lo fa da solo e ovviamente fa poi alcune azioni in base a cosa è stato programmato di fare, quindi rubare dati o fare altre robe o ad esempio installare magari un altro ransomware, insomma, diciamo è un malware che si autoreplica, poi quello che fa dipende. E praticamente qui si è scoperto che c'è questo worm che si genera ogni 7 secondi. E questo lo fa dentro NPM. NPM è il registro di pacchetti più grande al mondo, forse, non lo so, per JavaScript. Praticamente lì ci sono dei pacchetti che si possono utilizzare già pronti che potete utilizzare nel vostro codice JavaScript praticamente. Praticamente potete cercare librerie che magari fanno qualcosa, installarle nel vostro codice, nel vostro sistema e poi utilizzarle. Per esempio, se io devo cifrare qualcosa, ovviamente non mi metto a mano di nuovo a cifrare tutto, che sicuro sbaglio, ma utilizzo delle librerie che già lo fanno, che magari utilizzano anche sistemi di cifratura avanzati o comunque sicuri. Ed NPM è proprio questo. E a quanto pare questo worm va a creare questi nuovi pacchetti ogni 7 secondi, quindi ogni 7 secondi crea questo pacchetto in questo NPM, in questo archivio, diciamo, di librerie. E, e che ha creato già 100.000 pacchetti a quanto pare e si chiama Indonesian Food. Perché si chiama così? Perché a quanto pare i pacchetti che ha creato hanno dei nomi casuali legati a piatti indonesiani. Praticamente è questo. La spiegazione mi ha fatto sorridere. Ehm, E praticamente cosa succede? Loro creano questi pacchetti, però non sembra che abbiano dei payload, quindi dei codici, no? Di quello che fanno, che sia dannoso. Eh,
Però il problema qual è? Cosa succede qui quando si vanno ad attaccare questi sistemi, questi archivi? Si chiamano piatti indonesiani, non lo so. Ehm, Cosa succede? Perché se tu crei una libreria malevola con codice malevolo, io che lo utilizzo, che magari non controllo, perché ovviamente non è che vado a controllarmi tutte le librerie su NPM, soprattutto gli sviluppatori, non è che hanno, a volte non hanno competenze per capire se una cosa è malevola o no, no? Poi c'è, alcune librerie sono gigantesche, come fai? Ehm, per questo ci sono dei sistemi automatizzati, però vabbè, insomma, cosa succede? Io se scarico una libreria malevola e la utilizzo nel mio programma, vado a utilizzare un sistema, una libreria malevola e quindi introduco codice malevolo all'interno del mio programma. E questo, diciamo, è solitamente chiamato supply chain, cioè tutta la catena delle librerie, diciamo in questo caso, che vengono utilizzate in un programma. La regola d'oro è installare librerie con più download. Però potrebbe essere un'idea di creare un worm che crea un pacchetto e poi lo scarica 100 miliardi di volte. Così tu hai la libreria con tanti download. Idea per il prossimo attacco. Ehm, E sei fregato, sì. E praticamente cosa è successo? Dei servizi, ecco, Sonatype, che appunto è un programma che va ad automatizzare questi controlli per vedere se ci sono vulnerabilità all'interno di librerie, ha creato un sacco di alert, ovviamente, cioè un sacco di segnalazioni che comunque c'erano delle vulnerabilità, perché comunque rilevavano che questo worm aveva, che in realtà c'erano questi pacchetti creati da questo worm. E quindi, e oltretutto ha creato tutte queste segnalazioni, a quanto pare quando, non so adesso quando è stato, però aveva già registrato 72.000 nuovi segnalazioni in un solo giorno. Quindi immaginatevi voi la gente che, la persona che poi va ad analizzare queste segnalazioni, si è trovato tutte queste segnalazioni, ha detto ma che sta succedendo? E a quanto pare alcuni pacchetti che sono stati creati contengono questo file, ok, tea.yaml, ops, e contenenti degli account e degli indirizzi di portafogli criptografici. Perché praticamente qui dice abusando così del protocollo TEA, una piattaforma blockchain che paga gli sviluppatori open source in token. Insomma, c'è questa piattaforma blockchain che ti dà un token, cioè una ricompensa in criptovaluta, che dà questa ricompensa agli sviluppatori open source. Quindi più progetti crei e più token, cioè più ricompense avrai. Quindi secondo appunto questa analisi si pensa che chi ha creato questo worm abbia creato moltissimi pacchetti così da avere molti più token. E in più la cosa interessante appunto qui è appunto dice che si ritiene che appunto si sono creati questi pacchetti interconnessi, cioè tra di loro erano connessi per aumentare il punteggio e ottenere più token, aumentare il punteggio perché appunto con un punteggio più alto si ottenevano più ricompense. E quindi insomma si pensa, cioè secondo l'analisi venivano creati appunto per ottenere più ricompense. Però la cosa che è interessante è che questo worm non si attivava automaticamente, ma doveva essere eseguito questo comando che appunto è per eseguire questo file con appunto Node.js, vabbè,
E insomma, quando andavano ad eseguire questo comando, scatenava tutto quanto e creava appunto un nuovo pacchetto. Non è ancora chiaro quanti sviluppatori abbiano eseguito questo auto.js, però insomma, anche qui c'è un po' di, ingegneria sociale, no? Perché tu chiami il file auto.js. Io che scarico la libreria è quasi normale per me, soprattutto come sviluppatore, che se trovo un file auto.js è quello che poi mi fa installare la libreria. Quindi insomma è anche un po' pensata, no? E quindi interessante questa anche, appunto, è molto bella, devo dire, molto bella. E poi altra notizia. E qui pare che ci sia stato che Azure, Microsoft, Microsoft ha annunciato di aver subito un attacco massiccio di tipo DDoS che ha preso di mira la piattaforma Azure. Avevamo anche parlato l'altra volta che c'era stato anche un attacco simile molto grosso e qui pare che il traffico, la fantastica Microsoft, sì, pare che questo attacco sia stato quasi di 16 terabit al secondo, cioè quindi una roba gigante. Praticamente l'attacco di DOS è che, lo dicevo anche prima un pochino, è quando io vado a fare tantissime richieste su un server così da buttarlo giù, così non mi risponde. Cioè, se io per esempio ho questa pagina web sarà messa su un server, se io mando tantissime richieste, anche senza senso, no? Al server, ma proprio tante, il server a un certo punto, se non ha delle misure di sicurezza, chiaramente, non ce la farà più, poveraccio, e non risponderà più. Dice io basta, non ne voglio più sapere, basta. Un continuo odio ed amore per Microsoft. E solitamente i distributed denial of service, qui di DOS appunto è distributed, appunto perché è distribuita. Perché allora cosa succede? Se voi avete solo DOS, quello è io mando tantissime richieste al server. Se voi avete DDoS, quindi distributed, quindi distribuita, solitamente ci sono dei bot. I bot sono dispositivi che sono sotto il controllo dell'hackerino. Solitamente, tipo ad esempio, che ne so, cioè, dispositivi non pensate solo a computer, ma anche per esempio a tutte le cose smart che oggi abbiamo, che ne so, la telecamera che magari è connessa ad internet e non è protetta, il robottino che è connesso ad internet e non è protetto, qualcuno, perché tutti questi dispositivi, essendo connessi ad internet, hanno un indirizzo IP, cioè un identificativo. Tutti i componenti, i sistemi che sono connessi ad internet avranno un indirizzo IP. Se non sono protetti o non ci sono protezioni, appunto, un hackerino potrebbe utilizzarli come bot. Diventano dei bot proprio perché, come gli zombie, no? No, dai. Sono dei bot perché vengono appunto controllati dall'hackerino. E se hai un distributed denial of service, tutti questi bot manderanno tantissime richieste al server. Quindi non è solo più una persona o un dispositivo, ma sono tanti. E in questo caso è stato trovato che questa botnet denominata Aizuru, che appunto rientra, vabbè, nelle botnet basate su IoT. IoT sono tutti quei sistemi, come vi dicevo, ehm, tipo smart, no? Appunto l'internet delle cose, esatto.
Ehm, che ne so, per esempio, qui fa un esempio il termostato intelligente, che robe così. Ehm, tutte queste cose smart, intelligenti che adesso ci sono, insomma, se non sono protette, fanno parte dell'IoT e se non sono protette possono far parte di queste bot. Internet of Things, esatto. E quindi niente, qui hanno trovato questa botnet che ha attaccato 500.000 indirizzi IP di Azure. E quindi insomma non è poco, ecco. Quindi insomma, anche questa interessante. Poi... Ah, questa ve l'ho detta prima. E niente, oggi leggevo questa. Non sapevo se dirvela perché... perché è un attacco molto semplice. Però forse è stato già sistemato. Praticamente WhatsApp, a quanto pare dei ricercatori dell'Università di Vienna, sono riusciti a rubare, anche qui mette i doppi apici, 3,5 miliardi di numeri di telefono. Praticamente senza fare cose pazze, diciamo. Si parla di Vienna, sì. Ti si sono accesi, non lo so, illuminati gli occhi, diciamo. Praticamente cosa diceva? Che bastava aggiungere il numero di una persona nella propria rubrica e WhatsApp ti rivelava direttamente il nome, la foto e il profilo parziale. Quindi, insomma, tu mettevi un numero, te lo salvavi e potevi sapere chi era. E, e quindi insomma poi hanno fatto un servizio che appunto faceva queste richieste tramite appunto la versione web e hanno creato un archivio di 3,5 miliardi di numeri utilizzando appunto avendo le informazioni degli utenti. Quindi capito, cioè qua non parliamo di un attacco sofisticato come quelli di cui ho parlato prima, no? Qui parliamo semplicemente di salvare un numero e avere informazioni. Cosa? Cioè, non lo so, da parte di Meta, non lo so, però dice che nonostante le rassicurazioni di Meta sull'implementazione di misure di sicurezza, eh, pare che il team di Vienna non ha riscontrato alcuna limitazione. Ma anche perché è difficile da sistemare sta roba. Perché cioè, come fai a capire se io sto salvando il numero, se effettivamente conosco quella persona? È un po' complesso, non è una roba semplice. Quindi, interessante, ricerca molto interessante. E poi stavo leggendo questa, però non l'ho letta tutta. Sempre WhatsApp, giusto per non farci mancare niente. E pare che c'è una nuova truffa online che induce le persone a condividere lo schermo del proprio telefono durante una videochiamata su WhatsApp per rubare dati, identità e il loro denaro. Vediamo se ci sono più informazioni. C'è la manipolazione. Probabilmente utilizzano qualche sistema, qualche applicazione. Esatto. Tipo applicazione di accesso remoto, no? Quando voi, per esempio, chiedete assistenza, eh, questo succede magari in grandi aziende, non lo so, e chiedete assistenza e loro vi dicono magari che di dare il controllo del vostro computer tramite ad esempio questi programmi tipo TeamViewer o AnyDesk che sono appunto fatti apposta e loro si collegano al vostro computer per magari sistemare qualcosa, no? Solitamente succede magari con
gruppi di IT, cioè gruppi di informatica all'interno delle aziende per sistemare magari problemi a dipendenti che non riescono a fare qualcosa, quindi chiamano magari questi team di IT come il sottoscritto. Ah, tu fai IT. Oh, mi dispiace un po', so che la vita è difficile con tutti i ticket. Ehm, E, quindi niente, manipolano magari la persona che fa scaricare queste applicazioni e poi insomma riescono a prendere accesso al telefono. Pensavo ci fossero più dettagli, però invece no. Almeno non mi stresso così tanto da sviluppatore. Vabbè, dai, ma poi dipende, dipende in che azienda. Io dico sempre che il lavoro dipende anche dall'azienda, perché comunque, cioè, puoi fare lo sviluppatore, mi stresso comunque, ma molto meno. Vabbè. Lo stress ci vuole, dobbiamo fortificarci con lo stress. Ho lavorato per i big ed era uno stress continuo. Sì, sì, pure io ho lavorato non per una Big Four, però per una grande azienda. E per clienti di grandi aziende più che altro ed era stressante, sì, abbastanza stressante. Si possono fare nomi qui. Guarda, se li vuoi fare, sta a te. La chat non è pubblica poi nel video, nel VOD, diciamo, dopo, quindi rimane solo in questa chat qui. Dipende da te, insomma. E... e niente, poi da alcune nomi, cognomi, codici fiscali, vai pure. Vabbè, quelli sicuro, sì. No, no, non ho lavorato per loro, eh. Ciao Simona. No, non ho lavorato per loro, ho lavorato per un'altra azienda. Diciamo quelle le ho evitate. Ci stavo andando, però poi per una... cioè, è stata molto divertente quella situazione, vabbè. Magari poi ve la racconto di colloqui pazzi. Tu sì, per tua sfortuna. Sì, no, ma diciamo è facile capitarci, eh. È molto facile perché sono ovunque, quindi insomma. Però, cioè, anche lì comunque sono aziende grandi con vari team, quindi dipende anche dove sei capitato. Magari con altri team non è così complicato, con altri team sì, quindi insomma la nomea è quella, però vogliamo sapere qualche aneddoto divertente. Allora, il colloquio più bello, praticamente io ho fatto, avevo il processo di colloquio con un'azienda e, e c'era un'azienda esterna che faceva colloqui e mi aveva contattato questa persona di questa azienda esterna che solitamente trovano persone, no? Sono aziende esterne che le aziende si affidano a queste aziende terze per trovare persone. E io mi interfacciavo con questa persona. Quando ho deciso di rifiutare, dopo un processo comunque lungo, questa persona di questa azienda agenzia del lavoro, non è proprio agenzia, si chiamano tipo non mi ricordo, però sì, dai, sono agenzie con persone che cercano proprio persone, con persone, si chiamano Headhunter. Vedi, è un professionista delle risorse umane specializzato nella ricerca attiva di talenti per posizioni, bla bla bla. E io mi interfaccio, recruiter, ecco, recruiter non mi veniva. Ah, però dici che è diverso.
Vabbè, insomma, queste persone, ora cacciatori di teste, sì. Ehm, E praticamente io mi interfacciavo con questa persona. Quando ho deciso di rifiutare, questa persona mi ha chiamato arrabbiatissima, proprio arrabbiata. Io proprio ero rimasta scioccata dicendo, perché poi c'è stata pure una discussione del fatto che io ho chiesto di più, però queste aziende grandi solitamente hanno dei limiti e loro hanno fatto in modo di aumentarmi, a detta loro, di aumentarmi l'offerta andando a chiedere ai piani alti. Ora non mi ricordo benissimo. E quando io ho rifiutato questa proposta, questa tizia mi ha chiamato incazzatissima dicendomi: il manager ha fatto. Si è fatto in quattro per te, tu lo rifiuti, ma cosa pensi che giochiamo? Cioè, proprio una chiamata terribile. Io, non avendo esperienza in quel momento, proprio ero scioccata da questa chiamata, non sapevo proprio cosa dire, però è stata tremenda, cioè come non è stata prima di tutto professionale perché cioè io posso rifiutare in qualsiasi motivo e in qualsiasi momento del colloquio, di tutto il processo del colloquio, poi è stato gigante quel processo, cioè, è durato un'eternità, vabbè. Ehm, e poi non sei professionale, cioè ma come ti permetti? Ma proprio arrabbiatissima, non vi dico, quella chiamata è stata terribile. Tant'è che poi ho rifiutato comunque, cioè, nonostante lei dovesse, mi abbia usato per sfogarsi, non lo so, però è stato terribile. Sono dei pupazzi messi lì tanto per... No, guarda, a me è dispiaciuto perché magari, non lo so, questa persona ha avuto poi magari, no, non lo so, magari aveva anche i suoi motivi del fatto che io abbia rifiutato, boh. Però insomma, cioè, non puoi fare così, no? Perché, cioè, non è che è mai legale, non avevo firmato ancora niente, oltretutto, quindi tipica situazione all'italiana. Sì, sì, no, terribile. Invece poi ho fatto anche dei colloqui molto belli, in realtà, molto sia umanamente, ma sia tecnicamente. Il problema è quello. Non era la mia prima esperienza, lavoravo già da un anno, però i colloqui che avevo fatto prima erano stati molto più semplici. Invece questa è stata proprio terribile. Io oltretutto non avevo tutta questa esperienza, quindi insomma, ma anche personalmente ero molto più ingenua. E meno preparata, ecco, diciamo così. Quindi, insomma, non è stato bellissimo. Però ho fatto anche dei colloqui molto belli che ricordo ancora, anche tecnicamente molto, molto belli. Però, insomma, questo per dire che non è tutto brutto. Colloqui anche in Italia, molto belli. Insomma, questo. Li ricordi colloqui con disgusto, testamento. Tutti quanti? No, mi dispiace. Purtroppo, cioè, certe volte, cioè, fare... Dai, io non dico che è facile fare il recruiter o gli headhunter, non lo so, perché comunque hai sempre a che fare con persone, no? Però, cioè, in quel modo è stato terribile, quindi, cioè, boh. Poi, altra notizia, tornando, no, un po' anche al Natale, visto che siamo sotto Natale, pare che ci sono delle cornici digitali. Di belli me ne ricordo solo il mio primo della vita ed è stato un colloquio tecnico, anche se alla fine non mi hanno preso. Vabbè, no, pure io mi ricordo un colloquio che avevo fatto quando volevo trasferirmi a Milano, un'azienda che comunque mi piaceva pure, e avevo fatto il colloquio, non mi hanno preso, però è stato molto interessante, cioè sia la persona che me l'ha fatta è stata molto come dire, molto, non so, umile, no? Non era quella persona, cioè ho fatto dei colloqui, anche, mo mi sono ricordata, mamma mia, Ehm,
E però, finendo questa, è stata molto umile anche quando non sapevo la risposta. Non è che ti dice, ma sei scemo, cioè, no, era molto tipo tranquillo, tipo va bene, ci vuoi pensare, non ci vuoi pensare. Questo me lo ricordo, infatti mi era piaciuto molto. E, un'altra, cioè, che poi il problema è che se io faccio un colloquio come penetration test e tu mi chiedi cose tecnicissime come ad esempio se io ora vado super nel tecnico, perdonatemi, se io ho una maschera 23, quanti P ci sono? Ma perché dovrei ricordare questa cosa? Perché? Ci sono i calcolatori, mo non sto facendo l'esame lì del... Qual era quello della rete? Mo non mi ricordo. Cioè, questi colloqui terribili perché tu stai andando a fare delle domande super tecniche. Boh. Cioè, poi per carità, ognuno fa i colloqui come vuole. Però, cioè, a chiedere queste cose super tecniche in questo modo che oltretutto per un pentester web può servire, non servire. Reti e sistemi operativi, però io cioè non me li calcolo a mano, cioè le ho calcolate nell'esame di reti e sistemi operativi, che comunque avevo fatto 4 anni prima o 3 anni prima, no, non mi ricordo. Cioè, non è che io ogni giorno mi metto e calcolo gli IP. Lidl, no, no, non era Lidl. Ciao, Miazza e tu. Però insomma, ci sono stati molti colloqui simpatici. Alcuni molto belli, molto, molto belli. Il più bello secondo me è stato quello in Google, proprio c'era il tizio di Google che è proprio un'umanità incredibile, cioè è stato il più bel colloquio che ho fatto. E anzi, prima del colloquio tecnico mi ha mandato un'email dicendomi, augurandomi buona fortuna e dicendomi, aspettate, una frase che ancora, che ce l'ho scritta, che mi ha scritto manda vibes. Qual è la traduzione di vibes? Vibrazioni positive lungo la tua via con una stellina, cioè un'email con questo. Io ho detto, mamma mia, che bello! Cioè, che bello, è fantastico, no? Cioè, ti mandano queste email. No, allora, il mio colloquio in Google è stato particolare. No, non sono andata in presenza perché io ho iniziato a fare il colloquio, tutto il processo come sviluppatore. Avevo fatto il primo step che però non ero riuscita a finire e però mi avevano detto che lo potevo rifare una seconda volta visto che comunque durante il colloquio ero rimasta calma, non mi ero presa di ansia e cose. Però io non ho voluto fare il secondo step, cioè rifare il primo step, perché ho chiesto di cambiare e fare sicurezza. Quindi poi mi sono messa a prepararmi per fare il colloquio di sicurezza, mi hanno cambiato anche persona con cui interfacciarmi e ho fatto un test del colloquio e sì, c'è un creator qui su YouTube che lavorava in Google, ha un canale di finanza personale. Sì, tu parli di Mr. Rip. Sì, 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 lo so. E solo che poi, quando volevo fare il colloquio, quindi sì, quando volevo fare il colloquio hanno chiuso le... Hanno chiuso tutte le posizioni e hanno iniziato a licenziare. È stato proprio in quel periodo che hanno iniziato a licenziare un sacco di... La candidatura, sì. Hanno chiuso tutto e hanno iniziato a licenziare. E quindi niente, la mia candidatura è andata, andata così. Ehm, è andata così e quindi non ho potuto continuare la candidatura. Purtroppo il problema è che anche per Google ti devi preparare, quindi hai bisogno dei mesi per prepararti, cioè almeno per me che io non ricordo mai niente, quindi dovevo studiare delle cose perché è molto anche didattico come colloquio, almeno alcune parti, comunque ti chiedono alcune cose teoriche. E quindi io mi sono presa un po' di tempo, però poi niente, hanno chiuso tutto quanto ed è andata così.
insomma, è andata così. Anzi, forse da una parte un po' meglio perché pensate se magari entravo e poi mi licenziavano dopo qualche mese, è terribile. Perché poi era proprio questione proprio di mesi, pochi mesi. E quindi insomma è andata così. Però insomma, secondo me è stata la migliore perché appunto comunque loro si preoccupano, ti scrivono, e poi comunque persone gentilissime mi sono capitate e soprattutto quello mi ha mandato... È andata così, fratelli, esatto. Mi ha mandato questa favolosa frase che io mi sono scritta perché proprio, è proprio bella, cioè manda vibrazioni positive lungo la tua via, cioè lungo la tua strada, cioè è bellissima, con la stellina pure, capite? C'è una roba fantastica, bella, mi ha proprio emozionato, non mi era mai successa una roba del genere. E vabbè, ultima notizia, giusto per regalare cornici digitali, visto che siamo sotto Natale, non siamo proprio ancora sotto Natale, però per me siamo a Natale. Insomma, dice che alcune marche di queste cornici digitali scaricano del codice dannoso da alcuni server cinesi per l'esecuzione di un malware. E praticamente sono questa azienda che adesso si chiama Whale ed è responsabile della piattaforma Wale, non lo so. E insomma, però qui la cosa bella che comunque dico, che praticamente, vedete qui, questo è un esempio di IoT, perché appunto è uno strumento IoT, una cosa, e infatti dice che il malware rileva che si collega ad una botnet, capite? Sempre è tutto collegato. Ma sono solo cornici, ma che fanno di male? Niente, si collegano ad una botnet. Ehm, la cosa che qui dice è che ovviamente dovete acquistare comunque queste cose solo da produttori affidabili e però che cioè che a volte non si menziona la piattaforma e quindi insomma voi andate ad avere una cornice digitale di questa marca di questa piattaforma e quindi insomma qui dicono andate a prendere robe ufficiali, Android, bla bla bla. Insomma, io ho sempre voluto comprarmi una cornice digitale, ma non l'ho mai comprata. Perché c'era questa cosa. E quindi niente, queste sono le notizie. Un po' tante forse, però ce n'erano proprio tante. Ne ho dovute togliere un sacco, ce n'erano proprio tante interessanti. Ho detto vabbè, ma qui poi non finisco più. E lo sapete che è già tardi, io devo andare a mangiare. Ehm, Bellissimo, su Twitch sono arrivata a 24 follower, il mio obiettivo è 25, quindi solo uno, vai. Ehm, giusto per... Con questa notizia non la comprerai mai. Esatto, non comprerò mai come si chiama? Una cornice digitale, proprio il cartaceo. Grazie mille per tutti i video utilissimi e molto interessanti. Grazie Andrea, grazie. Ma quando sblocchi la cosa dell'affiliato, è questa la cosa, capito? Per sbloccare l'affiliato mi manca un follower perché deve arrivare a... però è la prima parte dell'affiliato. Devi arrivare a 25 follower, poi devi fare altre cose che io ho già e poi devi avere un minimo di 3 persone nella media di persone che visualizzano in 4 giorni differenti. E a me quello che manca è un follower e questa cosa dei 3 eh, gente che vede gli stream. Quindi sì, insomma, sono ancora povera. Sono ancora povera perché non monetizzo su YouTube e non monetizzo su stream, su Twitch. No, vabbè, scherzo, insomma, non è che... Non l'ho fatto per questo, come chi segue da un po' lo sa che non l'ho fatto per questo. Però, insomma,
Potresti organizzare 3-4 live da un'ora. Ma prima il fatto è che c'erano poche persone, quindi non facevo mai la media di 3 persone. Cioè questa è a quanto pare la prima live dove ci sono almeno una media di 3 persone che stanno a guardare. Ho messo il follow su Twitch. Allora può essere che sono arrivata a 25. Chissà. Al momento mi dice 24. Boh, forse eri il 24esimo. Eh sì, forse sì, non lo so. O forse non ha ancora aggiornato. In ogni caso, grazie. Su Twitch devono essere 3 contemporaneamente in diretta. Esatto, sì, sì. 3 persone, mediamente 3 persone che guardano... No, non lo so se è tipo tutta su tutto lo stream o solo una... cioè, o tipo una parte. Non lo so, non so. Dice solo media di 3 persone che guardano lo stream, quindi so solo questo, insomma. Però vabbè, insomma, io lo faccio per la consapevolezza. Twitch è strano, mette task poco chiaro. Sì, cioè, non lo so. No, in realtà ha pure una buona documentazione, eh. Tipo all'inizio quando mi ero iscritta avevo visto eh, alcune guide che aveva messo ed erano fatte bene comunque. Però sta cosa non me la sono neanche presa troppo di cuore di andare a capire, sinceramente. Ho detto, vabbè, magari prima o poi ci arrivo, chissà, non lo so. Come anche YouTube pure è particolare. Tu sei l'unica che si è letta la documentazione. Può essere. Però YouTube pure è particolare, perché per monetizzare devi fare 4000 ore di visualizzazione dei video. Ah, si sta scaricando la batteria della mia telecamera. E 4000 ore di visualizzazione dei video oppure 10 milioni di visualizzazioni degli short e poi ti devono seguire 1000 persone. Diciamo, io sono ancora un po' lontana da questa cosa, però va bene. Io la sto leggendo e ci sto facendo una guida per i nuovi su Notion. Ah, e poi me la mandi e la leggo. E insomma, prima che si scarica definitivamente la mia batteria, poi non mi vedrete mai più. No, scherzo. E insomma, se non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale dove metterò video. Il prossimo l'ho un po' spoilerato. E, e insomma, cioè, io veramente non lo faccio per i soldi. Cioè, ovviamente, se poi ci guadagno, ben venga. Però, insomma, ci credo veramente a diffondere alcune informazioni. Ovviamente, certe volte non mi vengono bene. Mi faccio un po' troppo tecnici, però ci sto lavorando. Naturally, naturalmente in tedesco, perché ovviamente facciamo anche una lezione di tedesco in queste live. Ehm, sono già ricca di me. No, no, purtroppo no. Però no, vabbè, ci tengo veramente a dare informazioni sulla sicurezza perché è veramente importante, soprattutto adesso, in questi periodi, no? Con truffe, robe e cose, quindi ci tengo particolarmente. Detto questo, mandano scimmiette con la lingua. Detto questo, direi che per oggi è tutto e ci vediamo la prossima volta. Guardatevi il video se riesco a pubblicarlo questa settimana, spero di sì. E niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao!